Daisy! Hello! Ciao Daisy! Vedo che sei riuscita a raggiungerci. Sto diventando molto brava a muovermi. Wow! Adesso partiamo subito e ti porto quindi a fare foto paesaggistiche, va bene? Va benissimo. Abbiamo fatto un itinerario, stavamo qui e abbiamo visto un po' la cartina. Siamo vicini al Trigno da quella parte e al Biferno da quest'altra parte. Sono i due fiumi molisani. Noi andiamo verso il Trigno per andare a visitare il Tratturo, ed è il Tratturo forse tra i più importanti, il Celano Foggia. Ti faccio vedere dal Celano Foggia un attimo un'altra fontana, tipo questo spettacolo che vedi qui. La fontana in questo contesto tratturale era importantissima perché naturalmente gli animali e anche gli uomini dovevano bere, quindi quando c'è acqua c'è vita, quando c'è vita ci sono anche queste attività antichissime che facevamo almeno su questo territorio lungo i tratturi. Siamo arrivati alla nostra prima tappa, che forse potrebbe dare anche il tema del nostro percorso che abbiamo scelto, cioè l'itinerario delle Morge. La Morgia, che cos'è questa Morgia, Daisy? La Morgia è una pietra, è semplicemente una pietra molto grande. Noi la chiamiamo Morgia. In questo caso è una Morgia molto particolare ed è il nome è Morgia Pietra Martino, ha proprio un nome, ma la sua particolarità è che si trova vicinissima al Tratturo che ti ho detto che avremmo visitato e soprattutto è fatta di una roccia che si lascia scavare molto facilmente e qui l'uomo si è divertito, ha trovato un ottimo supporto per costruirci le sue case. Se ti guardi intorno, questa Morgia è piena di lavorazioni fatte dall'uomo, piena di buchi, piena di maniglie, era una sorta di supporto a una infinità di casette in legno che ci si attaccavano vicino. Lavorando molto di fantasia la devi vedere piena di case di legno, ovunque. C'erano perimetralmente case, sopra, sul tetto della Morgia c'erano altre case. Era una sorta di città attaccata vicino a questa pietra. Hanno fatto anche un parco di queste Morge, si chiama il Parco delle Morge Cenozoiche. Cenozoico è il periodo geologico in cui queste rocce sono nate, sono venute fuori, si sono create. Qui oggi è diventato anche una palestra naturale per fare arrampicata su roccia. Ci sono visibili molti split d'arrampicata. Però per il resto è rimasto una delle Morge più poetiche, definirei, perché è talmente isolata dalle strade, e noi hai visto ci abbiamo messo tempo ad arrivare, che è frequentata da pochissime persone. Il motivo perché questa Morgia è stata così ben lavorata in questa zona è perché, ti ho detto, c'è il Tratturo. Questa era quasi una postazione fissa, qui c'erano d'inverno, c'erano d'estate, era una sicurezza avere una struttura del genere vicino al Tratturo, per qualsiasi cosa, in caso di problemi di salute, in caso di per far abbeverare gli animali, eccetera. È stata utilizzata, penso, fino al dopoguerra, c'è qualche data scritta 1931. Magnifico. Io adesso ti invito a fare con noi il giro della Morgia, dove le tracce di questi insediamenti sono evidenti e alcune tracce sono molto, diciamo, vicine a noi, cioè la riconoscerai a volo, dici che cos'è questo, sarà semplicissimo capirlo.
è Pietravalle o Morgia dei Briganti? Questa è volgarmente chiamata Morgia dei Briganti, ma è Morgia Pietravalle, almeno da quelle che sono le carte dell'IGN. Prima che si fanno vedere. Cosa stai facendo, Daisy? Ancora lavoro? Ho appena inviato il mio articolo a Dallas. Dovresti essere contenta. Non so se piacerà al mio capo. Io ho messo il massimo, ma chissà. Dai, su con il morale e ritorni nel tuo paese, in Texas. Dovresti essere felice. Felice? Non so se sono felice, sai. Io amo il mio paese. Lì ho lavoro, parenti, amici, ma qui è diverso. Il Molise è una regione fatta ancora di sorrisi e piccole cose. È tranquillo, si vive in pace. Sì. Michele, ho provato forti emozioni mai provate prima. E beh, tornando in America perderò tutto questo. Ti resteranno però un sacco di ricordi del nostro Molise, del viaggio che hai fatto con me e con Alessandro. Sì, certo, ricordi, pensieri, ma non sarà la stessa cosa. Ehi! Ragazzi! Allora? Io ho finito di montare le tende, eh? Devo andare a nanna? Dai, sì, si è fatto anche tardi. Guardate che cielo che c'è stasera, scusate. Sarà una lunga notte di stelle.